Nexus V vs Neo Genesis. Questa sarà la finale della New Year Unity League, un torneo iniziato con molta curiosità che ha saputo ripagare le nostre aspettative con match molto divertenti da seguire, che hanno reso questa competizione una piacevole sorpresa. Non posso far altro che elogiare l'idea di Tarocade e della Stardom stessa, sperando possa diventare un appuntamento fisso nella schedule annuale della compagnia. Idea che ha saputo proporci un torneo alquanto gradevole, con una finale fissata per giovedì 23 gennaio, piuttosto interessante. Sì, perché verranno messi a confronto due unit giovani, se vogliamo, due stable nate da poco, che hanno ancora molto da dimostrare e da costruire, se vorranno un giorno essere riconosciute come bandiera della compagnia. Proprio nel momento in cui sto registrando il video, EXV ha compiuto 1 anno dalla sua nascita. Era esattamente il 20 gennaio del 2024 quando Mina Shirakawa e Maika decisero di unire le forze per formare una unit che sarebbe andata ad unire ciò che restava di Club Venus a Maika, che nel frattempo si era separata da Donna del Mondo, visto che la unit, capitanata da Giulia, si era definitivamente sciolta proprio in quel periodo. E in più fu scelto di dare una possibilità anche a Nako, che fino a quel momento era rimasta sprovvista di unit. Dunque la prima versione di EXV comprendeva Maika e Mina Shirakawa, che furono da subito elette come co-leaders della fazione, con Xina, Waka Tsukiyama e Hanako intenzionate a dominare la scena di una Stardom che in quel preciso periodo stava subendo parecchi cambiamenti, grazie all'addio di Rossi Ogawa e di alcune delle loro lottatrici di punta come Utami Hayashishita o Giulia. Una unit, quella di Mina e di Maika, che mise sin da subito a ferro e fuoco la compagnia, andando a vincere poco dopo la sua nascita gli Artists of Stardom Titles ai danni di Gozai, anche grazie alla partenza di Mirai, che lasciò la federazione per seguire Rossi Ogawa in Marigold. Fatto sta che nella prima metà del 2024 EXV era al centro dell'attenzione, potendo contare su Maika, che a quel tempo era doppia campionessa grazie alla conquista della Red Belt e degli Artists of Stardom Titles appena vinti, senza dimenticarci di come Mina Shirakawa stesse al contempo conquistando il mondo intero grazie alle sue performance in giro per il mondo, in particolar modo grazie alla rivalità che la vedeva coinvolta in AEW con Toni Storm e Mariah May. Questa faida però portò Mina Shirakawa ad abbandonare momentaneamente la Stardom nella seconda metà del 2024, dopo che i XV perse sia gli Artists of Stardom Title che il World of Stardom Championship. Queste cocenti sconfitte, condite dagli impegni extra Stardom di Mina Shirakawa e dall'infortunio di Xina, fecero sprofondare i Nexus V nel dimenticatoio. Una unit che aveva intanto rafforzato le proprie fila con l'ingresso di Rian, una lottatrice però che ancora molto acerba, che non riuscì ad avere un impatto immediato nell'aiutare EXV a riscalare la china. Ora però, dopo un fine 2024 non esaltante, EXV ha la possibilità di ritornare al top grazie all'eventuale vittoria della New Year Unit League. Un torneo che però vuole essere vinto anche da Neo Genesis, in modo da confermare quanto fatto vedere già nella seconda metà dello scorso anno. La unit, capitanata da SLK, è stata capace di raccogliere a sé una formazione fatta da giovani talenti con tanta fame di vittorie. Un gruppo nato grazie ad un'idea di Starlight Kid, che ad aprile del 2024 si era ritrovata improvvisamente senza più una stable che la supportasse, visto che era stata espulsa a sorpresa da Oedo Tai.
Proprio in quel frangente anche Azumi e Miyu Hamasaki si ritrovarono senza casa, siccome la loro ex unit, Queen's Quest, fu sciolta per colpa di un match perso contro Edo Tai. Fatto sta che per uno strano scherzo del destino, le gesta di Oedo Tai avevano involontariamente avvicinato SLK ad Azumi e ad Miyu Hamasaki, che decisero dunque di unire le forze insieme a Meisei e a Suzuki, che fino ad allora erano rimaste sole, senza una vera e propria famiglia. La creazione di Neo Genesis portò sin da subito le 5 atlete a ritagliarsi uno spazio importante all'interno della Stardom, il che portò Miyu Hamasaki a vincere il Future of Stardom Championship e qualche mese più tardi Starlight Kid a conquistare la White Belt. Ad oggi infatti 3 delle 5 lottatrici che compongono Neo Genesis, detengono un titolo, il che porta questo gruppo ad essere attualmente una delle stable più titolate della Stardom. Dunque la finale della New Year Unit League pone 2 gruppi in contrasto tra loro, con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di primeggiare. Da un lato abbiamo EXV, una unit in cerca di redenzione, con la speranza di tornare al top il prima possibile per cercare in futuro di avvicinarsi ancora ai piani alti della compagnia, magari grazie a delle chance titolate importanti, mentre dall'altra parte della barricata abbiamo Neo Genesis, una stable in rampa di lancio grazie ai successi che ad oggi la unit di SLK può sfoggiare. Un gruppo che grazie alla vittoria di questo torneo vuole cementare maggiormente il suo ruolo all'interno della compagnia. Insomma, due unit che hanno obiettivi diversi ma che entrambe necessitano della vittoria. Ecco perché vi invito a lasciare il vostro pronostico nei commenti. Sono molto curioso di conoscere il vostro parere su questo torneo e se siete d'accordo o meno con la scelta delle finaliste o se avreste preferito altre unit contendersi la vittoria finale. Inoltre vi ricordo che potete votare la vincitrice anche nel sondaggio che trovate nella sezione community del canale. Per quanto mi riguarda, io credo che tra le 2 stable, i Nexus V è quella che necessiti maggiormente della vittoria. Come già menzionato poc'anzi, EXV ha, maggiormente bisogno di una conferma per cercare di tornare al top e non rimanere indietro rispetto alle altre unit. Vincere la New Year Unit League, vorrebbe dire ricevere un bello slancio che proietterebbe sia Mina Shirakawa che Maika ancora una volta ai vertici della federazione, il che, potrebbe portare entrambi a ricevere match titolati e quant'altro. Attualmente Neo Genesis non ha bisogno di una conferma, visto che al suo interno può vantare tante campionesse, tanti giovani talenti in rampa di lancio. Ahimè, non ci resta che attendere giovedì 23 gennaio per scoprire chi sarà davvero la unit vincitrice. Intanto io vi invito a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili in modo da far conoscere il mio canale a tutti i vostri conoscenti e a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ovviamente ancora fatto, attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che gira intorno alle vostre atlete preferite, grazie ad articoli a loro dedicati, news, rumors, risultati dei vari show e così via. Date un'occhiata ai link che trovate in descrizione per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima! Bye bye!